Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La prima parte della lettura vedrà quali saranno i movimenti più importanti di tutto il periodo in blocco. Nella seconda parte della lettura invece andremo a vedere che cosa succederà mese per mese. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. Vi ricordo che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non tutto risuoni, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cominciamo con un 8 di coppe al contrario, l'imperatrice al contrario, un cavaliere di bastoni, un 3 di coppe, la carta del papa, vediamo che altro, il re di coppe, il 9 di bastoni al contrario e il 9 di spade al contrario. Wow! Cari amici, qui qualche cosa cambierà a livello di potere personale. Con questo 8 di coppa al contrario è un po' come se non ci fosse più questa esigenza di andarsene, probabilmente dal posto di lavoro, da un'idea, da un lavoro, sì, c'è qualche cosa o qualcuno dal quale o dalla quale avete pensato di staccarvi, magari un posto, ripeto, magari un posto nel senso di città, magari è un determinato luogo di lavoro. C'è qualcuno qui che, come vi posso dire, ridimensionerà quello che è la voglia di andar via, ok? Ma perché? Perché fondamentalmente acquisirete potere personale. mm? La carta dell'imperatrice parla di abbondanza, parla di crescita, parla di creazione, parla di potere materiale ed è quello che arriverà, ragazzi. È una trasformazione, è un po' come se il rimanere proprio in quel luogo o in quella zona, diciamo, o vicino a quella persona dalla quale volevate staccarvi fino a un mese fa, vi darà invece la possibilità di prendere il vostro potere personale. Ok? Abbiamo un cavaliere di bastoni, quindi per qualcuno ci potrebbe essere anche l'ingresso di una persona che magari potrebbe essere una persona con la quale si instaura anche una relazione a livello romantico. Se non fosse questo il vostro caso, sento che con questo cavaliere di bastoni avrete un entusiasmo da vendere nella seconda parte del 2022. Il cavaliere di bastoni è un cavallo che, come vi posso dire, ha entusiasmo, è appassionato, ok? Se questo fosse un luogo di lavoro, è come se ci fosse una rinnovata passione da parte vostra per quello che è il lavoro, per quello che è il tipo di percorso che state affrontando. C'è qualche cosa però inerente a questo tre di coppe, inerente a quello che potrebbero essere delle amicizie, dei colleghi, un gruppo di lavoro o anche delle collaborazioni a cui secondo me dovete stare attenti, nel senso che c'è il Papa e qui e anche comunque il Re di Coppe. Sento che qui è vero, la passione è tanta, l'amore per questo tipo di progetto che avete, piuttosto che ehm,
i colleghi, piuttosto che insomma c'è qualche cosa che comunque vi tiene legato a livello emotivo lì dove siete, ed è per quello credo che molti non se ne andranno anche se lo hanno pensato. Però avendo il Papa, quello che vi dicono le carte è di ufficializzare questa collaborazione, ok? Mm, questa collaborazione, questo gruppo, mi parlano di associazione. Qua abbiamo un 9 di bastone al contrario e il 9 di spade, 2 9. Allora, per molte persone sento che questo restare dove siete, ok, vi porterà a saper maneggiare meglio la situazione in cui voi state vivendo. Il 9 di bastoni è una carta che normalmente parla di mantenere alte le difese, mentre qui è al contrario, è un po' come se qui qualcuno iniziasse a lasciarsi fluire, a togliere le barriere, a, come vi posso dire? Guardate, in realtà vedendo questo Papa per qualcuno potrebbe non essere una cosa così positiva, nel senso che qua si tratta un po' di abbassare la guardia, e non è una cosa positiva per qualcuno perché comunque questo tipo di situazione ehm, non è ufficializzata, non è riconosciuta essendoci il Papa, ok? Il 9 di spade al contrario mi parla di quello che sono la fine dei pensieri, la fine delle preoccupazioni. Qui c'è un rinnovato potere personale, ragazzi. Probabilmente con la carta dell'imperatrice si parla anche di qualche tipo di idea nuova che potreste avere o ripescare. C'è comunque un rinnovato potere personale con l'imperatrice. L'unica cosa che vi dicono è che per qualsiasi tipo di collaborazione o gruppo di persone sarebbe meglio ufficializzare le cose. Che ufficializzare le cose non vuole necessariamente, magari sì, vuol dire firmare un contratto per qualcuno, perché comunque il Papa c'è e bisogna regolamentare quello che è la situazione. Però per altri si tratta solo di presentare il proprio socio o il proprio collaboratore ai dipendenti, ok? O mi parlano di una figura coadiuvante. È come se ci dovesse essere qualcuno in un'azienda che verrà assunto per aiutare a migliorare la produzione. Vedo una persona che osserva come vanno le cose. Ok, andiamo a vedere mese per mese. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale. Ok, così si vede meglio. Con i like, con i commenti, con le condivisioni, quindi grazie a tutti. Anche per i super grazie, c'è qualcuno che ha fatto una donazione con il super grazie, quindi grazie di cuore. Ok, ragazzi, abbiamo regina di spade per luglio, re di denari, scusate, sì, re di denari agosto, 3 di denari per settembre, re di spade per ottobre, il principe di spade per novembre, il 10 di denari per dicembre e il 9 di spade che è uscita, è una carta in più e la teniamo comunque qui. Allora, innanzitutto voglio dirvi che sono usciti re e regina di spade, quindi può essere che questo tipo di collaborazione, questo tipo di lavoro possa essere con qualcuno che è predestinato a incontrarvi, quindi c'è qualche cosa con un'anima all'interno di questo gruppo che voi avete l'opportunità di imparare proprio grazie a questo incontro. La regina di spade parla di quello che è una determinazione mentale, una organizzazione, una pianificazione, una certa chiarezza, insomma, nei propri pensieri e nell'ordine logico delle cose. Potrebbe anche rappresentare una persona che è vicino a voi,
Andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo poi anche un re di denari per agosto. Il re di denari normalmente è sempre una persona che viene in aiuto, che è generosa, che comunque condivide, è una persona di una certa saggezza. Per qualcuno potrebbe essere il capo, per qualcun altro potrebbe essere magari un padre se si tratta di un'azienda di famiglia, ipotesi. O semplicemente scusate, un'azienda, una persona di riferimento che potrebbe magari essere un avvocato, un legale, un commercialista, mi dicono. Qualcuno che ad agosto incontrerete e credo che si farà un po' il punto della situazione. A settembre c'è un bel 3 di pentacoli, inizia qualche tipo di collaborazione, inizia qualche tipo di... guardate, qua c'era un 3 di coppe e qua c'è un 3 di pentacoli. Quindi sì, c'è qualche tipo di collaborazione che inizia, un accordo, un contratto, un progetto in comune con qualcuno, ok? Il re di spade, qui ripeto, potrebbe essere una persona che dobbiate incontrare o che incontrerete comunque all'interno di questo lavoro, o portando avanti questo progetto nel caso fosse un progetto vostro. Ed è una persona che è ben determinata, l'energia del re di spade. È una persona che davvero è molto rigida, ma grazie alla sua rigidità ha conquistato un regno, ha portato avanti quello che era tutto un discorso, insomma. Ci sono un sacco di figure, devo dire. Il principe di spade a novembre mm, può fare riferimento a qualche tipo di atteggiamento più che determinato, più che... Guardate, sento in realtà veramente avete spade e denari, cioè determinazione, pensieri e soldi fondamentalmente, ok? Perché si finisce l'anno con un 10 di denari, abbondanza, fine di cicli, la famiglia felice, quindi se le persone coinvolte in questo gruppo o magari appunto che vogliono iniziare una nuova collaborazione, nuove alleanze, nuovi progetti, sento che alla fine dell'anno avranno una ricompensa, ok? Avranno un successo. È chiaro, non sarà esule dai pensieri, dalle preoccupazioni, ma giustamente se si vuole arrivare in alto, se si vuole arrivare a determinati risultati, a determinati obiettivi, l'atteggiamento è proprio questo, quello delle spade: ordine, logica, razionalità, costanza, fermezza, rigidità. C'è tutta una serie di passi da dover attraversare, insomma. Ma sento che siete in buone mani. Se la collaborazione che vediamo qui a settembre inizia con questo re di denari, può anche essere un socio finanziatore, ragazzi? Mi parlano di socio finanziatore, quindi potrebbe anche essere che incontriate qualcuno che sia rapito dalla vostra idea, dal vostro progetto e che in qualche modo vi aiuti a svilupparlo, appunto. Andiamo a vedere carta per carta. Regina di spade, per piacere. Ok. Abbiamo un 4 di coppe, l'imperatore e il 3 di bastoni. Allora, la regina di spade è una persona che, o meglio, ha questa energia di dover tagliare assolutamente quello che non serve più. Qui abbiamo un 5 di coppe, c'è qualche tipo di pentimento, di occasione persa, c'è qualche cosa che non è più, come vi posso dire, non è più utile rimuginare su questa cosa qui, ok? Quello che è stato, ciao. Imperatore, arriviamo a quello che potrebbe essere una sorta di stabilità, una sorta di, come vi dicevo prima, determinazione, perché comunque anche l'imperatore ha costruito un impero, ok? È una persona quadrata, è un numero 4. Quindi anche qui guardate, per qualcuno si può trattare di tagliare un qualche tipo di legame con un superiore, perché comunque l'imperatore potrebbe essere un superiore, visto che la regina di spade taglia,
e c'è comunque una sensazione di sofferenza, di pentimento e la volontà di guardare avanti con questo 3 di bastoni, per qualcuno potrebbe essere che sì, ci sia questa volontà, questa voglia di tagliare i ponti nel posto in cui siete, insomma. Mm? Andiamo a vedere questo re di denari. Abbiamo un fante di coppe e la carta dell'appeso. Un fante di bastoni, scusate, e la carta dell'appeso. È come se ci fosse qualche cosa che non parte per certi versi. Il fante di bastoni è una carta che esprime tanto entusiasmo, ma è anche una carta che esprime un po' di egoismo. Sono quelle persone un po' così, molto focalizzate su se stesse, molto, molto narciso, no? E c'è anche questo appeso, che in realtà è una carta di stand-by, una carta di attesa, ma che dà comunque la possibilità di riflettere, la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere a settembre questo 3 di denari, carro al contrario e 5 di pentacoli. Ecco, qui potrei rivedere questo 8 di coppe. Il carro al contrario mi parla di qualcuno che non si sposta, di qualcuno che non si muove. Ok, c'è un 5 di pentacoli, quindi fate attenzione se dovete investire dei soldi alle perdite finanziarie per questo progetto, intendo. Però ecco, il carro denota o quello che è un non volersi muovere, un non volersi spostare, oppure ragazzi il fatto che non si faccia, che si faccia fatica a scegliere, che si faccia fatica a prendere una decisione. Andiamo a vedere il re di spade. 2 di bastoni e la carta del mondo al contrario. È come se qui ci fosse qualche cosa di cui voi dovete prendere consapevolezza. Cioè, è come... Sento, veramente, ho la carta dell'appeso. Qualcuno ha le mani legate, ok? È proprio quello che sento, perché ci sono queste due figure che esprimono molta rigidità, ok? E di qui comunque ho di nuovo un imperatore e una carta di delusione. Qui ho una carta anche di delusione, perché comunque è un 5 di denari. E ho come l'impressione con queste due carte e il re di spade che ci sia qualcuno che non riesca a far cambiare le cose, che non veda possibilità. Ma è una questione di rigidità mentale, ok? E per qualcun altro invece potrebbe essere una questione di... um, come vi posso dire? Rigidità delle regole che ci sono nell'ambiente lavorativo. Andiamo avanti, vediamo il principe di spade. Abbiamo il fante di pentacoli e il 4 di pentacoli. È come se qualcuno non vi desse retta, non vi stesse ascoltando e invece voi fosse in questo cavaliere di spade, completamente concentrati su quello che avete, completamente focalizzati su quello che avete, state anche trattenendo con questo 4 di denari quello che è il vostro sapere, vedo dei fogli scritti, quindi per qualcuno si tratta di come un esperimento, è una nuova idea geniale che qualcuno non vuole seguire qui, perché ci sono delle regole ben precise. Qualcuno sta proponendo un progetto nuovo in azienda ma non gli stanno dando retta. Andiamo a vedere il 10 di denari perché comunque abbiamo una bellissima carta per dicembre. 7 di coppe, regina di coppe e 9 di coppe. Wow! Qualche cosa mi dice che verso questo periodo qua, quindi settembre-ottobre, queste sorte di delusione, il non vedere più in là del vostro naso, magari non vedere ancora degli sbocchi. È vero, avete queste due carte che sono un po', tirano un po' giù le energie, diciamo così.
Ma a parte questo io vedo il Fante di bastoni che è una carta di un buon entusiasmo e qui qualcuno che non si rassegna, ragazzi. Con il Principe di Spade sento che vi possono dire quello che volete, vi potranno dire quello che volete voi e sarete di coccio, sarete duri, andrete avanti per la vostra strada, vi concentrerete al 1000 per 1000 su quello che è questo nuovo progetto, ok? Il 4 di denari parla di un portare, o meglio di tenere su di sé le proprie energie, le proprie risorse, ed è quello che farete e farete bene perché vi porterà un 10 di denari, vi si apriranno un sacco di possibilità con questo 7 di coppe. C'è la carta del sogno compiuto e c'è la regina di coppe, quindi c'è questa abbondanza, questa sorta di io l'associo molto alla madre, tipo all'imperatrice, e qui ce l'avevate, ok? Ed è un po' la sensazione di diventare madri di questo progetto, di quest'idea, e fa proprio riferimento a questa imperatrice, al fatto di acquisire un certo tipo di potere personale ehm, alla fine di quest'anno, ok? Diventerete madri. eh, per qualcuno, per qualcuno non sarà un diventare madre di un progetto in particolare, ma sarà un diventare madre di se stessi a livello lavorativo, cioè non ho bisogno dell'aiuto degli altri, non ho bisogno che qualcuno mi venga incontro, no? E quindi sarà un lavorare il vostro, ok, io ce la posso fare, la vostra autostima proprio a livello lavorativo, nel diventare madri di voi stessi in questo senso. Ehm, ce la posso fare, io sono in grado. Una mamma parla sempre con amore ai propri figli. Sempre no, però forse è quello che dovrebbe o potrebbe fare, no? Anche lì dipende sempre da quanto uno ha ricevuto, perché se non si conosce l'amore non si può dare l'amore, no? Però ecco, sento un po' questo sentimento di abbracciare tutto quello che vi starà per succedere. Abbiamo una carta che esprime una felicità di gruppo, una riuscita, ok? Bene, andiamo a vedere con gli altri tarocchi qualche messaggio in più per le persone che sono disoccupate, per le persone che sono occupate e anche per gli autonomi. Bene, per i disoccupati che altro messaggio possiamo dare? Abbiamo un 3 di coppe al contrario, qui avevamo il 3. Scusate, 3 di denari, 2 di denari, 3 di spade e un 7 di bastoni al contrario. 2, 3, 3 di coppe, 3 di pentacoli. Io credo che qui in realtà questi due 3 possano parlare di qualche tipo di progetto in cui vi hanno coinvolto, in cui insomma in qualche modo avete la possibilità di partecipare. Il punto è che diciamo che non sono proprio due alternative, due prospettive molto serie, ok? Nel senso che potrebbero non essere lavori stabili, potrebbero essere lavori magari a contratto. Non è proprio esattamente quello che, diciamo così, vi aspettavate, ehm, però ad un certo punto sento che qualcuno cede un po', piuttosto che niente, meglio qualche cosa che sia a termine. C'è qualche tipo di alto e basso comunque con questo 2 di pentacoli e il 2 di pentacoli fa anche riferimento a dei cicli karmici, eh? Potrebbero essere dei lavori stagionali, ok? Qui comunque ad agosto c'è questo re di denari che potrebbe venirvi in aiuto e il 3 di pentacoli ce l'ho anche qui, ragazzi, eh? Quindi qualche tipo di progetto, qualche tipo di collaborazione quest'autunno potrebbe arrivare. Bene, andiamo a vedere le persone che sono occupate. Ragazzi, il mazzo ce l'ho dritto, eh?
10 di denari al contrario, 2 di coppa al contrario, 6 di spade al contrario e un asso di pentacoli al contrario. Ecco, in questo cavaliere di pentacoli al contrario rivedo un po' l'energia dell'otto di coppe. È qualcuno che qui non si vuole allontanare, non si vuole spostare dal tipo di posizione che ha preso, ok? Perché qui si tratta di non voler cominciare qualche cosa di nuovo, di non voler cominciare determinati tipi di collaborazione. Probabilmente qualcuno va avanti per conto proprio, ed è per quello che qui c'è il non voler andare avanti con questo carro al contrario nel 3 di pentacoli. È come se le persone che hanno un lavoro dipendente vedessero che le cose non vanno realmente avanti, cioè che sia ad un punto fermo, però va bene così, cioè non si fa molto per cambiare, ma magari perché molti sono contenti così e va bene così. Vi sento molto come vi posso dire? Che non date confidenza. Io credo che qui non si dia molta confidenza a quelli che potrebbero essere i colleghi di lavoro, ok? O magari il titolare. Andiamo a vedere qualche carta per le persone autonome. Wow! Mondo, 4 di bastoni, 8 di spade e l'imperatore. L'imperatore c'era anche qui, eh? Ecco, diciamo che forse il vostro gruppo è quello che se la passa un po' meglio, perché qui abbiamo la carta del mondo, che è una carta di compimento, una carta di cambio veloce, è una carta di inizio nuovi cicli, ok? Abbiamo anche un 4 di bastoni, che è una carta che parla di unioni felici, parla di contratti, parla di collaborazioni. L'otto di spade vi deve un attimino mettere in allerta perché qui c'è qualche tipo di pensiero un po' troppo continuo per quello che riguarda fondamentalmente delle vostre insicurezze, ok? Fate attenzione a non auto boicottarvi perché comunque avete l'imperatore a fine stesa, questo tipo di lavoro, sono 2-4, quindi si va verso quello che è la stabilità, ok? 10 di denari, si va verso quello che è l'abbondanza finanziaria, la stabilità, la concretezza, qualche cosa che è duraturo, ok? Nel tempo. Si parla anche di premi, si parla di aiuti finanziari. Se qualcuno sta aspettando dei soldi, delle sovvenzioni arrivano. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta da parte. Ok. Allora, la prima è diciamo quello che dovrebbe essere la vostra guida, no? Il fatto che voi siate venuti su questa terra, su questo pianeta, semplicemente per amare e essere amati. Quello è la guida, ok? Terrena, della terra, della madre, dell'imperatrice, madre terra. Quindi amare e essere amati. E poi abbiamo gratitudine. E quindi qui questa carta vi dice di essere grati e di vedere tutto quello che è intorno a voi come un miracolo della vita, ok? Cari amici del Leone, non è poi così male questa seconda parte del 2022, c'è da lavorare con determinazione a qualche tipo di progetto, c'è da ufficializzare e qui qualcuno vedo che lo farà questo tipo di collaborazione, ma comunque tutto sommato si finisce con un 10 di denari, direi che non è male. Bene, io vi auguro una seconda parte del 2022 splendida, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!